nella mia cucina. Oggi preparerò un coniglio con capperi e olive verdi, adattissimo a tutti gli amanti della cucina rustica italiana. Un secondo gustoso, saporito e leggero, una pietanza contadina che io ho leggermente rivisitato perché nella ricetta originale c'era anche l'origano che io non ho aggiunto perché a me non piace. La ricetta è adatta per pranzi e cene in famiglia, è al contempo raffinato da poter servire nelle occasioni speciali. Ho già preparato tutti gli ingredienti che serviranno per la nostra ricetta, quindi abbiamo circa 1,2 kg di coniglio e poi abbiamo delle olive verdi, e poi abbiamo la polpa di pomodoro, e abbiamo anche degli spicchi d'aglio, 3 cipolle, il prezzemolo. Il coniglio è rimasto a marinare una notte intera con del limone, aceto, vino bianco, degli aromi, chiodi di garofano, alloro, salvia. Adesso procederò a sciacquare il coniglio. Dopo aver sciacquato e asciugato il coniglio accuratamente, farò dei piccoli tagli e inserirò un pezzettino d'aglio, proprio un pezzo, ed una fogliolina di prezzemolo. Non so se si può vedere. La stessa cosa farò per tutti i pezzi che ho a disposizione. Pezzettino d'aglio. E un pezzettino di prezzemolo. Appena la cipolla sarà imbiondita, aggiungeremo i pezzi di coniglio che ho fatto asciugare nella carta, che ho soffritto precedentemente e ho fatto asciugare nella carta da cucina. La cipolla io la faccio rigirare in maniera tale da farla imbiondire bene. La continuo a rigirarla quando io non la vedrò gialla, quasi gialla, e a quel punto continueremo con la nostra ricetta. Penso che sia arrivato il momento di aggiungere la polpa di pomodoro. Ecco qui, penso che sia arrivato il momento la polpa di pomodoro. Appena la polpa di pomodoro ribolle, intanto metto un po' di pepe, se piace il pepe, se non piace il pepe si può aggiungere anche un po' di paprika. Aggiungo un pochissimo sale, pochissimo, perché ricordo che abbiamo i capperi che sono salati e che quindi potrebbero rovinare la nostra ricetta. Direi che è arrivato il momento di cominciare ad aggiungere il nostro
coniglio, il coniglio che abbiamo fatto riposare nella carta assorbente dopo averlo soffritto con l'olio. Penso che non appena finirò di aggiungere tutto il coniglio abbasserò il gas. Ecco, sono un coniglio piuttosto grosso, un coniglio da circa 1,2 kg. Ho appena terminato di aggiustare il coniglio in pentola. Ricordo che abbiamo fatto soffriggere la cipolla insieme all'aglio che erano rimasti dalla preparazione del coniglio, poi il coniglio è stato fatto soffriggere a parte per poter chiudere i pori e abbiamo asciugato l'olio con della carta assorbente e subito dopo aver imbiondito la cipolla l'abbiamo messo in una pentola grande. Ricordo che siccome per questa ricetta useremo dei capperi, di non aggiungere molto sale alla salsa, questo l'avevo già detto prima. Penso che sia arrivato il momento di aggiungere le nostre olive verdi. Io metto delle olive verdi, ma si possono anche usare delle olive nere secondo quello che si ha in casa. Io uso sempre quello che mi ritrovo in casa, anche se io sono un amante delle olive nere. Poi a questo punto aggiungo i capperi e chiuderò la mia pentola con un coperchio e lascerò cuocere a fuoco lento. Sicuramente tra qualche minuto sposterò la pentola nel mio fornello più piccolo e continuerò a cuocerlo. Dopo aver aggiunto capperi e olive, lasciamo insaporire circa 5 minuti, aggiungiamo anche un mezzo bicchiere di vino bianco. Ricordo che mi era rimasto il prezzemolo che però aggiungerò quasi a fine cottura, quindi copriamo con un coperchio. Adesso ricordatevi di controllare la cottura di tanto in tanto e di assaggiare. Per quanto riguarda l'assaggio, io non sono tanto d'accordo di assaggiare continuamente, però il discorso del cappero lascia le ricette un po', potrebbe farci venire le ricette un po' salate, quindi preferisco aggiungere il sale quasi a fine cottura, quando si saranno amalgamati tutti i sapori e anche il cappero avrà sprigionato il sale della sua salamoia. Sono passati circa 20 minuti da quando ho iniziato a far ribollire la salsa e il coniglio sarà pronto non appena vedremo che la forchetta entra nella carne e che la carne si staccherà quasi dall'osso. Spero proprio che la mia ricetta vi sia piaciuta. Se vi piace mangiare la carne di coniglio, vi rimando a degli altri video che ho fatto in precedenza per i quali metterò il link qua sotto. Non dimenticatevi innanzitutto di lasciarmi un like, di supportarmi, così iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina qua sotto, così da ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Io vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!